Ciao a tutti! Oggi vi facciamo vedere una ricetta tradizionale pugliese, il calzone di carne. Come lo chiamiamo a Bari? Il calzone di carne? Il calzone di carne a Bari si chiama un calzone di carne. Per fare il calzone di carne pugliese utilizziamo 600 g di carne macinata, questa è mista, vitello e maiale, 2 uova, un cucchiaino piccolo di sale, 250 g di scamorza oppure mozzarella, 6-7 cucchiai di pecorino romano grattugiato, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sempre nel ripieno, e il pepe. Per l'impasto 450 g di farina 0 o 00, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di zucchero, 20 ml di latte, 200 ml di acqua, nell'impasto ci va anche un cucchiaino di sale, un cucchiaio di olio nell'impasto e 2 per ungere poi il calzone alla fine, sopra e sotto. Versiamo la farina sulla spianatoia, ci dedichiamo dunque all'impasto del calzone. L'impasto del calzone alla fine è molto simile a quello che vi abbiamo già fatto vedere per il calzone di cipolla, perché il calzone altro non è che 2 dischi di pasta, appunto, che si possono farcire con vari ingredienti. Versiamo lo zucchero, quindi nella fontanella che abbiamo creato, il lievito, il latte, l'olio, e amalgamiamo. Quindi i calzoni in Puglia sono fondamentali, ce ne abbiamo con farce diverse, anche di pomodoro e mozzarella per esempio, e addirittura sono contemplati negli statuti di Bisceglie del 1400. Quindi stiamo parlando di una ricetta antica e per noi pugliesi molto importante, diversa da per esempio quello che si vede spesso, una pizza rustica di carne, che in genere magari è fatta con pasta sfoglia, però da noi si mangia principalmente questa tipologia. Versiamo l'acqua, vedete, impastiamo. L'acqua va versata piano piano. Siccome poi ce lo chiedete sempre, la temperatura dell'acqua, noi in genere facciamo così, d'inverno un po' tiepida ed estate a temperatura ambiente. Avete visto, di lievito abbiamo messo pochissimo, 3 grammi, questo magari è diverso rispetto alle ricette che facevano le nonne tantissimi anni fa, perché c'era la tendenza prima a metterci tutto il panetto di lievito all'interno, però era un errore, poi col tempo si è capito che si poteva evitare, quindi adesso la ricetta prevede solo 3 grammi, veramente pochissimo lievito di birra. Quindi non commettete l'errore di buttarci dentro tutto il panetto di lievito di birra. Adesso siamo più consapevoli rispetto al passato degli ingredienti che utilizziamo e come utilizzarli. Stiamo mettendo il sale. Non potete sbagliarvi, vi stiamo facendo vedere tutti i passaggi di come impastiamo a mano, come facciamo l'impasto del calzone. Quindi seguire la ricetta sarà semplicissimo. Abbiamo messo tutti gli ingredienti, quindi adesso compattiamo l'impasto e lo lavoriamo con le mani. Il ripieno del calzone di carne ricorda un po' quello dei panzerotti anche di carne, però ovviamente con i panzerotti il lavoro è molto più lungo, si deve friggere, mentre col calzone di carne avete, diciamo, meno impegno. Quindi a volte succedeva che magari la nonna, che aveva tantissime persone per cui cucinare, a volte magari preferiva fare rispetto ai panzerotti di carne il calzone di carne, che comunque è sempre ben accetto, è buonissimo, quindi nessuno rimaneva deluso in ogni caso. Raccolta tutta la farina, lavoriamo l'impasto per una decina di minuti. Se volete lavorare meno, ovviamente potete fare tutto il procedimento che vi abbiamo mostrato in planetaria. Abbiamo messo un po' di farina quindi in una teglia, tagliamo l'impasto. Vedete, uno dei due è più piccolo di 50 grammi, quindi leggermente più piccolo deve essere. Formiamo una palla con entrambe quindi le parti e le mettiamo nella teglia infarinata. Copriamo un po' con pellicola e lasciamo lievitare in un posto un po' caldo della casa, diciamo, per 2 ore e mezza.
Ci siamo spostate ai fornelli, fiamma media, mettiamo l'olio extravergine di oliva in una pentola, quindi andiamo a cuocere il ripieno. Due cucchiai. Versiamo la carne macinata. A parte alcune varianti, però il calzone di carne, soprattutto nella zona di Bari, si fa così. Però se voi lo fate diversamente, perché magari ci sono delle varianti familiari, fatecelo sapere nei commenti, se siete di Bari, come lo fate, cosa mettete nel ripieno. Però siamo abbastanza sicure che questo è quello classico. Potrebbe variare un po', soprattutto se siete della provincia di Bari, Molfetta, quelle zone lì, potrebbero esserci delle varianti, però Bari città si fa così. Quindi mentre cuoce la carne, vedete, dovete comunque sempre amalgamare in modo che non si attacchi. Comunque si cuoce in pochi minuti e appena la carne è cotta si aggiungono le uova sbattute. Ecco qui. E si spegne la fiamma, perché altrimenti poi facciamo la frittata nella carne macinata. Sale poco, perché comunque vi abbiamo detto nel ripieno ci va il pecorino romano, che è molto sapido, però ovviamente poi è una questione di gusto. Però noi ci mettiamo soltanto un piccolo cucchiaino di sale. Adesso lo lasceremo raffreddare, il resto degli ingredienti li aggiungiamo dopo. Il pecorino lo stiamo grattugiando. Ovviamente prendete sempre un pecorino di altissima qualità e sapete che nelle ricette baresi, pugliesi in generale, il pecorino non manca quasi mai. La scamorza la tagliamo a cubetti. Se decidete di utilizzare la mozzarella va benissimo, però ricordatevi che va sgocciolata molto bene. Essendosi raffreddata la carne macinata, vedete, si è anche un po' asciugata ed è normale così. A questo punto ci aggiungiamo il pecorino, il calzone di carne. È anche una di quelle ricette che vengono considerate ricette tipiche del carnevale a Bari, e c'è chi lo fa anche con la ricotta, però noi lo facciamo sempre così. Stiamo quindi aggiungendo il formaggio, nel nostro caso la scamorza, pepe, e amalgamiamo. Un cucchiaio di olio nella teglia, dopo 2 ore e mezza, vedete l'impasto è lievitato bene, possiamo stenderlo. Farina sulla spianatoia e stendiamo i 2 dischi. La nostra teglia è da 32 cm. Sapete che noi vi diciamo tutto, quindi seguire la nostra ricetta dettagliatissima non è complicato, ma poi anche sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tante informazioni sulla ricetta. Quindi leggetevela, nel caso stampatevela dal sito. Poi sapete che noi abbiamo fatto tantissime ricette pugliesi, quindi c'è una playlist che trovate sull'home page del nostro canale YouTube Cucina Geek. Recuperatela, perché lì avete tutte le ricette tipiche baresi e poi ovviamente in generale della Puglia. Se poi non siete di Bari e venite in vacanza dalle nostre parti, questo calzone lo trovate nella maggior parte dei panifici. Dove vendono le focacce trovate anche il calzone di carne. Ci mettiamo il ripieno.
Scaldiamo il forno a 200 gradi statico. Possiamo occuparci dell'altro disco, quello che va sopra, quindi stessa procedura, lo stendiamo. Prima di mettere il secondo disco dobbiamo aggiungere 2 cucchiai di pecorino grattugiato e ovviamente il secondo disco che va sopra è quello più piccolo. Quindi dopo aver abbassato quella parte di pasta, con il pollice, vedete, schiacciamo. Un cucchiaio di olio extravergine anche sopra. Bucherelliamo con i rebbi di una forchetta. In passato le nonne facevano in realtà un buco al centro, utilizzavano la punta di un coltello per farlo. Visto che stiamo parlando di usanze passate, c'era anche chi ci soffiava dentro a questo buco. Ovviamente anche queste sono cose che non si fanno più. Siamo pronte per infornare il nostro calzone di carne a 200 gradi. Forno statico. Passati 30 minuti possiamo sfornare il nostro calzone di carne. Eccolo qui. Se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti. Se provate a fare il nostro calzone di carne anche, taggateci nelle vostre foto che pubblicate su Instagram e su Facebook. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube Cucina Geek. Dovete cliccare in basso a destra del video in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che esce una nuova ricetta. Alla prossima ricetta, ciao ciao!